Benvenuti in Demonar, una terra divisa da guerre, giochi di potere, una terra di demoni, mostri, uomini, o quasi. Ad est, il continente dell'Andalin ospita l'impero Kelt, che si estende dalle fortezze dell'Exter nord a Forte Kai, imponendosi da un mare all'altro. Sotto di esso, i territori inesplorati della foresta centrale, protagonista di leggende e dicerie, ospita innumerevoli mostri e demoni. E ad ovest si susseguono i campi nomadi fino alla piana di Exindor. Ancora più a sud, però, territori inesplorati ospitano paludi, rovine, dove un'antica civiltà domina incontrastata. Al centro del mare chiuso domina lo sguardo la piattaforma artificiale della Repubblica di Dravar, luogo di prosperità e politica. Il vero continente namariano, invece, che si estende dal nord di Cima Bianca al sud di Forte Alto, ospita una grande varietà di creature, molte delle quali sono integrate nella vita dei locali, gli eccentrici e festosi Namà. È proprio qui che inizia la nostra storia, che ha luogo a Cimarotta, nella Namaria orientale. Quella a cui state per assistere è una one shot lunga assieme al mio amico e collaboratore Samuele De Biasi, che ringrazio. Essa funge sia da playtest, solo uno dei primi, che da introduzione all'ambientazione di Demonar. Presto infatti imparerete a conoscerne le regole, le storie e i suoi segreti. Detto questo, vi lascio alla visione. Benvenuti in Demonar. È notte. Una figura si aggira nel deserto. Ha percorso tanti chilometri, ma finalmente è arrivata. Una rovina alle porte di una città dimenticata. La sta aspettando. Sa che deve fare in fretta, prima che la civiltà copra quello che è stato perduto veramente. Tu però sei in città da un paio di giorni. Cimarotta la ricordi abbastanza bene, nonostante siano passati un paio di anni anzi diversi anni, da quando ci sei arrivato e hai soggiornato l'ultima volta. E nonostante il distacco con il tuo passato che hai voluto mettere, ora sei qui per un bel motivo. Non hai detto a Duncan perché sei lì. È primavera. È appena finito uno degli inverni più freddi che tu abbia mai visto e sperimentato sulla tua pelle, soprattutto per quanto riguarda la regione della Namaria. È una mattina di un fine settimana. Ti trovi alla locanda dei bambini sperduti. Alla locanda, oltre alla tua fidata barista Tanaj, che conosci ormai abbastanza bene da quando sei piccola, c'è solo una figura nella zona comune. È una ragazza abbastanza pallida, pur dalla carnagione leggermente olivastra. Ha lunghi capelli rossi, due occhi che tu riconosci essere luminosi e viola. Sta mangiando in tutta calma. Duncan non si vede. Tanaj ti chiede: Allora, Zaskor, cosa ti porta qui? Zaskor è un ragazzo, ha su quasi una trentina d'anni, biondo di capelli, abbastanza alto e asciutto, con la pelle olivastra, anche lui, parlando delle ragazze di prima, e presenta delle piccole corna sulla fronte, che sono di colore viola, il suo occhio sinistro è di colore viola, l'occhio destro è di colore rosso. Al momento veste quello che è un mantello scuro e, dato che si trova in un luogo conosciuto, non ha il cappuccio alzato e non indossa nessuna delle sue maschere. Beh, Tanace, diciamo una specie di piccola vacanza. Niente di troppo particolare. Tanaj, che seppur non ti vede da un po' di tempo, ha conosciuto in minima parte lo Zaskor adulto. Ti guarda un attimo e poi solleva le spalle. Che vuoi stamattina? Qualcosa di forte. Ah, non siete più i bambini che ho cresciuto. Va bene. Lo vedi andare sul retro
e arriva con un liquore di colore blu intenso. Lo conosco in qualche modo. Lo conosci? È venduto soprattutto nella zona dei Peondrav. È un liquore di loro fattura, molto intenso, più intenso di qualsiasi liquore dell'Anna Maria che tu conosci, e lo conosci come la primavera. Te lo porta in un vassoio molto spartano, con un bicchierino, e fa per lasciarti la bottiglia, ma poi se la riprende. Se ne versa un bicchierino e lascia però la bottiglia sul tavolo, come a dire se ne vuoi ancora. Alla faccia del forte. Le dico comunque, se Tanaj non resta a dirmi altro, va a fare le sue cose, non le dico nient'altro. Non sono qui per chiacchierare, questa è la cosa. Più che altro non con lei. Mhm. Per quanto non sia un dispiacere per Zasco vederla, è stata una persona importante, però non è un suo interesse. Quindi inizio a bere questo bicchierino. Ha un sapore forte in qualche modo? Che tipo di sapore ha? Allora, è molto fresco, ricorda quello che nel nostro mondo è più o meno l'anice. Ho voglia di berlo. Molto simile, con qualche nota un po' più fruttata Mhm. ed è abbastanza forte. Non è la classica grappa che sa di alcol, è forte pur essendo abbastanza fresco e fruttato. Ideale per il mattino. Io vorrei guardarmi intorno con maggiore attenzione. Non per la ragazza che sta mangiando, facendosi i fatti suoi, ma per vedere se l'ambiente è cambiato da come lo ricordo. Per vedere, che ne so, se nell'ultimo periodo, che ne so, hanno cambiato i tavoli, quindi hanno avuto un incremento economico, oppure se invece le cose sono le stesse, se vedo il posto invecchiato, se mi ricorda un po' quello che era ai vecchi tempi, oppure se ci sono dei cambiamenti. Allora, quello che vedi in realtà è parecchio chiaro, si riflette anche nel tipo, diciamo, di attività. È un locale particolarmente vuoto e spartano perché, come tu sai, è stato rilevato da Tanaj e suo marito Quentin quando hanno perso l'orfanotrofio. È fatto sostanzialmente per accogliere viandanti, ragazzi che prima erano stati cresciuti appunto da Tanaj e Quentin e avevano bisogno di un letto, avevano bisogno di un pasto caldo. Non è una locanda per turisti, non è una locanda per mercanti, non è una locanda per bardi. È una locanda, potresti dire, di quelle di passaggio, in cui dormi, pranzi, Bed al and massimo breakfast. fai una cena e sei a posto. Anche perché Tanaj e Quentin non sono mai state persone benestanti, quindi non hanno avuto modo di arredarla. Quindi quello che vedi è una stanza quadrata, un bancone molto semplice in legno particolarmente scuro. L'unica parete abbastanza, diciamo, addobbata è quella delle bibite Mhm. e del cibo, in cui sono esposte diversi lavoretti di Tanaj e diversi liquori e bibite. Però per quanto riguarda la sala comune, l'unica cosa che c'è è un camino, è ancora acceso perché ancora non è proprio caldo, quindi serve un po' a scaldare l'ambiente. Mhm. E dopo ci sono semplicemente dei semplicissimi tavoli in legno un po' più chiaro di quello del bancone, eh, addobbati con una delle tovaglie un po' pacchiane, ma allo stesso tempo vecchie che usava Tanaj. E nonostante sia un ambiente vecchio, spartano, con poca roba, non è sporco e non è nemmeno puzzolente, diciamo, Mhm. come potresti pensare una locanda di basso, dei bassi fondi. Nonostante si trovi appunto in quelli che sono considerati i bassi fondi della città di Cimarotta, è un locale pulito e anche profumato in realtà. Profuma di arance e di agrumi e di essenze di liquori che sono esposti. Cimarotta è una città che si sviluppa attorno a una montagna, la montagna del Quaril. Il Quaril, che è considerata, diciamo, tradotta dalla lingua di Namaria, la cima rotta. È poco più di una montagna, il massimo picco che avete nella Namaria a livello di montagne. Essendo il picco più alto, viene considerata, soprattutto dagli stranieri, una sorta di montagna spezzata. La città si sviluppa attorno ad essa, anche con dei tunnel all'interno, e tu sai che a svilupparla è stato sì il popolo Namà,
che è molto molto versatile ed esperto in architettura, ma ci sono state delle influenze anche da parte dei Peondrav, che sono non tanto loro vicini di casa in questo caso, quindi non hai mai compreso al 100% il perché di questa loro influenza. Perché noi ci troviamo ad est del territorio namariano. Ancora più ad est non si sa cosa ci sia oltre ai deserti, però il territorio Peondrav è particolarmente ad ovest. Quindi non ti sei mai spiegato questa loro influenza. Sai che sono sempre stati lì alcuni draviani. Quentin stesso è di origine draviana. Detto questo, ti trovi appunto in una delle basse vie della città, non in uno dei tunnel, bensì sopra uno dei terrazzamenti ad ovest, ed è considerato un quartiere abbastanza tranquillo, nonostante sia uno dei più poveri. Quindi tu sei lì e vedi semplicemente questa ragazza Ok. che sta mangiando del pane. Una cosa, io so, dato che penso di essermene andato prima che avvenisse il fatto, perché hanno perso l'orfanotrofio, Quentin e Tanage? Non lo sai. Tu te ne sei andato prima, hai ragione. Te ne sei andato diversi anni prima. Però non ne sai esattamente il motivo. Duncan ti ha detto qualcosa, ma non hai ben capito se anche lui l'ha saputo o l'ha capito in qualche modo. Di sicuro a Quentin e a Tanage non fa piacere parlarne, perché comunque era un po' la loro vocazione, quella di andare dietro ai bambini dell'orfanotrofio, e di sicuro non è stato, sai che non è stato un piacere per loro abbandonare quell'attività, ma no, non sai il motivo preciso per cui hanno tolto l'orfanotrofio. Ok, va bene. C'è qualcuno al bancone? Al bancone c'è solo Tanage. Ok, allora, mentre vado da lei con molta calma, molta tranquillità, vorrei osservare più nel dettaglio la ragazza. Mhm. Più che altro per cercare di poterne intuire, o quantomeno circoscrivere a grandi linee, il possibile gruppo etnico. Ok, Non penso che la gente, a salvo non abbia degli importanti affari, venga a Cimarotta. mhm. Quindi, almeno per capire quanto possa aver viaggiato, non solo a livello di Ok. etnia, ma anche a livello di come è vestita, di come è Ok, messa. ok. Non ti faccio tirare perché la ragazza non sembra stare cercando di coprirsi oppure non sta cercando di, diciamo, essere in disparte, cioè, o meglio, è in disparte di sicuro, però non ha cappucci, è vestita in modo molto, molto normale. La identifichi subito come una tipica ragazza namariana, una tipica ragazza namà. Diresti da seduta che è alta circa 1,70 m, quindi abbastanza più bassa di te, capelli rossi, abbastanza mossi e gli occhi di un viola che adesso che li guardi bene è un po' viola con riflessi indaco e sono abbastanza scuri, sono abbastanza vividi, di Mhm. un viola abbastanza scuro ma vivido. Quello che noti con più interesse è che ha dei vestiti che sì, sono particolarmente tipici del popolo Namà, quindi molto larghi, colorati. I suoi, diciamo che matchano i capelli, quindi sono sull'arancio, giallo, rosso, marrone, abbastanza appunto larghi e comodi. Al suo fianco, appoggiata al tavolo, ha una katana che è particolare, diciamo che è molto semplice nella sua linearità. Il fodero è di un colore rosso scuro, la lama ovviamente non la vedi perché è rinfoderata. La cordina che la chiude è di un colore nero, esattamente come, Che la chiude in che senso? cioè le katane hanno la tsuba, Sì. il fodero e poi Ok, c'è tipo quindi sì, quello. sì, quindi è proprio chiusa, non è Sì, 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 semplicemente sì, 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 sì. infoderata. Ok, È ok. proprio chiusa. Il cordino che la chiude è di un colore nero, come la tsuba, e esattamente come le corde che ornano l'impugnatura. Al suo fianco, sul tavolo, c'è quello che diresti essere un pugnale lungo, per farti capire simile al wakizashi samurai.
Quello invece è bianco. Il fodero bianco, sempre cordino nero e tsuba nera. Quello che però noti di più di tutto sono diversi, quelli che tu identificheresti come tatuaggi, Mhm. sia sul viso che sulle sue braccia. Ne ha due, uno sotto l'occhio e uno subito sotto, sulla guancia, diciamo. Mhm. Mentre mangia noti che ne ha uno anche sulle mani, nella zona delle dita delle mani esterne, uno sul palmo della mano destra, altri minori sulle braccia. Tu ce l'hai di fronte questa ragazza. Sì. È in un tavolo, uno dei pochi tavoli che ci sono, e ti dà esattamente il viso. Mm. Quindi per il momento non vedi altro. Noti che dopo un po' che la guardi, Mhm. ti guarda anche lei. Con fare abbastanza curioso ma tranquillo. Non è minacciosa né ammiccante né niente. Ok, non è che appena vedo che mi guarda tolgo lo sguardo. Do un'ultima occhiata generale, poi mi dirigo verso il bancone. E a me, che sono abituato, diciamo, a identificare, farmi dei piccoli schedali mentali sulle persone che vedo, in modo da poterle riconoscere in base a segni, cose importanti, evidenti, ho notato diverse cose. Prima di tutto nell'atteggiamento, è molto tranquilla, mm, diciamo praticamente come me, è come se io mi sento a casa, giro senza cappuccio, non ho nessun problema a farmi vedere. Lei ha anche, lei porta sul corpo dei segni evidenti, che quindi non nasconde in alcun modo, e ha soprattutto ha delle armi che sono costose. Non solo sono uniche, non è una katana e un pugnale generico, ma sono, mi viene da dire, pensate per pura intuizione in questo modo, anche perché bianco si sporca facilmente un fodero bianco, quindi è di sicuro pensato, non è una cosa troppo adatta per il viaggio, ma anche quelle le mostra senza problemi. Dal tipo di armi che porta, posso provare a immaginare che occupazione abbia? Perché io vengo dal giro dei cacciatori di taglie. Mhm. Ho mai visto cacciatori di taglie che vanno in giro con questo tipo di armamenti? Oppure vedo, fammi pure tirare in questo caso, nel suo Mhm. vestiario o nel suo aspetto, cose che mi possano far dire qualche segnale che sia una cacciatrice di taglie. Tirami un D20, giusto per... Diventi casuale su nada. Sì. Perfetto. 14. Tu sai che i cacciatori d'Italia in generale, gli erranti, i cacciatori di fuoco, i cacciatori anche solo di animali, Mhm, banalmente, di solito portano sì, magari pugnali di scorta, mhm. gladi di scorta, in caso dovessi ammazzare uno per strada, Così, così, una cosa perché di tutti i giorni. però normalmente la loro arma principale sono armi a distanza, Mm, archi, hai visto anche qualche fucile molto rudimentale tra i più anziani e i più ricchi, diciamo, dei mhm, cacciatori di taglie. Oppure pistole come le tue, anche se quelle sono abbastanza rare. Però generalmente archi, balestre, appunto pugnali da lancio, pugnali di precisione. Però katane, tu a occhio diresti di no. Dicevo, fosse stata vestita di nero, avrei Mhm. potuto pensare a magari non cacciatore di taglia, ma qualcosa di un po' più losco. Ok. Però, dato che ha colori che si notano facilmente, quel pensiero non mi balenerà in testa. D'accordo. Dopo esserci stato questo scambio di studiarsi a vicenda, vado al bancone da Tanaj. Quando Tanaj mi nota, ne chiedo, di recentissimo, magari stamattina, hai visto Duncan, sapevi dove doveva andare oggi, cose particolari. Fammi pensare. So che oggi aveva degli affari al mercato centrale, ma doveva... Oddio, mi ha detto che sarebbe stato di ritorno per ora di pranzo. Ah, aspetta, mi ha detto di lasciarti questo. E ti porge un fogliettino. Mhm. Se è chiuso non lo voglio aprire in questo momento. Ok, è chiuso, sì, Perfetto, me lo metto da via. Ok, Non lo voglio aprire in ok. questa situazione. Le faccio un cenno. La ragazza là invece, da quanto sta qui? Lei ti guarda la ragazza. Devo tirare.
La ragazza guarda me. e ti dice un paio di giorni. È mai stata qui? Oh sì, È qualcosa su di lei? No, perché è una figura un po' particolare. questo lo stai dicendo a bassa voce. Mhm. Sì, è stata spesso qui. Da piccola era una bambina abbastanza tranquilla. Hai ragione nel dire che è particolare. Io so solo che le piace molto il deserto e che ha seguito un maestro là. Ma non so come si guadagni da vivere, sinceramente. So che vendeva rottami al mercato nero, ma più di quello non saprei dirti. Ok. Dasquan in questo momento fa un tipo un yay, allora c'era qualcosa di strano, lavorava al mercato nero. Eh, però, appena lei dice da bambina era tranquilla, io metto subito in rassegna quei pochi ricordi che ho Mhm, per capire se mi ricordo di una bambina che in qualche lontano modo potesse ricordarla. So che i capelli rossi sono abbastanza comuni tra i Namà, mhm. però, che ne so, potessi pensare anche alla lunga dei lineamenti in modo per capire se l'ho mai vista. Anche perché Tanagi non mi ha detto il nome. Fammi un tiro su memoria. Quindi ragione e conoscenza. Ok, ho più 2. 15 più 2, 17. Ti ricordi diverse bambine con i capelli rossi? Alcune potevano essere incroci Nama e Angot, perché la maggior parte dei bambini che erano lasciati in orfanotrofio erano spesso o come te, oppure come Duncan, oppure banalmente, diciamo, bambini con problemi, bambini disabili, bambini che in qualche modo non erano stati voluti dai propri Mhm. genitori. Ti ricordi una bambina in particolare dai capelli rossi che non aveva il braccio destro? Senza braccio destro. E ti ricordi un'altra bambina, sempre con i capelli rossi, che invece però aveva gli occhi neri però. Mm. Quindi non sapresti dire quale delle due potrebbe vagamente essere Mm. lei. Hai ricordi anche abbastanza confusi Mhm. dalla tua infanzia, quindi essendoci stati qualcosa tipo 300 bambini, Mm. quell'orfanotrofio ti dico era un tiro particolarmente difficile. Però una di quelle due magari la memoria magari ti inganna sugli occhi o sui capelli, però ti ricordi questo. Ok, questa è una domanda sia che un mix di meta, Sì? sia su quello che può conoscere Zascor. Mhm. In Demonar è possibile far ricrescere arti perduti con l'utilizzo della magia? Allora, Oppure creare protesi? creare protesi, Zascor quello che sa è che i Peondrava hanno una tecnologia abbastanza avanzata, più avanzata dei Celt, più avanzata dei Namà sicuramente, quindi qualche tipo di protesi di sicuro la sanno fare. Mm. Fare crescere Mhm. arti ti suona proprio no, 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 assolutamente. Soprattutto se ci sei nato Mhm. senza un braccio, comunque senza arti. Ok, un'altra cosa, e questo è possibile acquisirli, poteri magici in Demonar e non nascerci. E non nascerci. ehm, Oppure, quando si manifestano, possono mutare in qualche modo l'aspetto al momento della loro manifestazione. ehm, Assolutamente sì. Ok, bella merda. Allora, ti dico quello che Zascor conosce. Infatti, sì. Perché effettivamente, ti dico quello che Zascor conosce. Lui sa che alcune persone utilizzano tatuaggi o rune come gli alchimisti per incanalare Mhm. manipolazioni e per incanalare magia. Inoltre sa che alcune manipolazioni o reazioni alchemiche provocano delle particolari cicatrici molto, molto evidenti. Però non conosci il tipo di cicatrici, non conosci Mhm. il tipo di rune o comunque di tatuaggi Mhm. o di segni. Sai che però esistono e questa è l'unica cosa che sai. Ok, no, comunque io parlavo più di, ad esempio, cambiare il colore degli occhi. Può accadere. Lo conosce Zascor,
questa cosa? No, Zascor quello non lo conosce. Ok, perfetto. Prima non mi ha guardato in modo neutro, come si guarda uno che, con cui incroci lo sguardo. Era incuriosita Mhm. dal mio aspetto. Io so di avere un aspetto particolare, so comunque che da queste parti non è così, Mhm. non è causa di particolare sorpresa, però non vedere indifferenza mi ha abbastanza colpito. Anche perché vedo che si muove con la stessa scioltezza in questo luogo in cui mi muovo io. Quindi forse lei non nasconde queste sue caratteristiche perché anche lei si sente al sicuro. Mhm. Duncan so che in teoria torna per l'ora di pranzo, che io sappia non mi ha ancora detto nulla, quello che stavo cercando. Quindi vado a recuperare la bottiglia Sì. Ok. dal tavolo, chiedo a Tanaggio un altro bicchiere e cerco di avviarmi nella maniera più neutra e meno minacciosa possibile al tavolo della ragazza. La ragazza ti vede arrivare perché Mhm. appunto è di faccia, invece che essere appunto rimanere semplicemente incuriosita o altro, capisce che stai arrivando e con il piede ti sposta la sedia per farti accomodare. Le faccio un cenno. Posso offrirtene? Mi chiedo indicando la bottiglia. E guarda, non è un po' presto? Sì, ma ogni tanto ci vuole. Ah, solo uno però, altrimenti io non reggo bene l'alcol. Per alcuni è una fortuna. Esperienze di vita reali. E quindi verso 2 bicchierini. Non so quanto ne voglia. Lei mi ha detto che è presto. Magari gliene do un pizzico meno di quello che si Ok, riempie di solito. ok, E glielo passo. Io me ne verso un altro. ok. Conscio dei rischi. Ok. Però questo non lo bevo a sciottinata. Ok. Me lo sorseggio. Perfetto, allora va bene, fantastico. Sperando di non fare una domanda, questo non è che lo sto dicendo Zascor, cioè è il Ok. pensiero che fa Zascor, sperando di non fare una domanda proprio discreta, pugno nei denti, cioè non voglio darle un pugno nei denti, mi prendo un attimino per cercare di chiederle, ma allora che ci fai qua? Chi sei? E dico, beh, non mi aspettavo di vedere altri clienti in questa locanda, non è molto frequentata di solito. Già, e ti guarda proprio molto incuriosita. Di solito la frequentano solo i bambini di Tanage. Sta proprio guardando le corna in questo momento. Anche i bambini cresciuti di Tanci. Non so se mi hai mai visto, sono Zascor, ero qua una ventina di anni fa nell'orfanotrofio. La vedi proprio che non ha idea di chi tu sia. Guarda e fa, beh, questo l'avevo già presunto. Piacere. Allora le faccio la domanda di getto, indicandole. Ti mettono a disagio? Assolutamente no. Mm, Ne vedo parecchi, anche con dotazioni più grandi. ok. È completamente in character, raga. Capisco. Hai intenzione di dirmi come ti chiami o sempre che tu voglia, vero? Tanto sono qui per far passare il tempo, ti dirò la verità. Sto aspettando un contatto. Anch'io. Beh, sono Newell. Puoi chiamarmi così. Lei intanto ha finito di mangiare il suo Mhm. pane e miele Quindi e mangiava pane e miele. sì, Non avevo visto solo il pane prima. assaggia il liquore. Vedi che noti che non è abituata Mhm, all'alcol, sostanzialmente, comunque a dei liquori così forti. mhm. Quindi cioè, proprio l'assaggia con la punta della lingua e poi ne beve un sorsettino proprio piccolissimo. Quindi se la vuole prendere con calma. Anche perché si stravacca un pochettino e vedi che proprio ha tempo da bere. Mm. Ragazzi, il problema è questo. Zascor ha dei livelli molto alti di difficoltà nelle relazioni, quindi generalmente o arriva diretto alle cose o non sa come chiederle. Io mi metto, pur sapendo quanto ne ho, mi metto a contare i miei proiettili e a dare un ripulito, una controllata alle mie pistole. Pur sapendo quanti proiettili ho. Ok, interessante. Se vuoi se devo tirare un inganno perché so quanti proiettili ho, però... No, 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 cioè, alla fine è come se stessi pulendo e sistemando le tue robe, quindi non devi per forza dire, oh Mhm. mio Dio, aspetta. Lei è palesemente interessata alle tue pistole, la vedi molto
Interessante. E non parla. Si sporge anche un pochettino nel tipo... Notando questa cosa, scarico una delle due e gliela passo, avvicinandogliela al tavolo. Però la scarico prima, quindi tolgo il proiettile. Se vuoi dare un'occhiata. Più che altro perché Zaskor, vedendo qualcuno con le armi da taglio, pensa questi sono degli energumeni, quindi meglio se non gli fa, cioè se non ci sia il rischio che sparino a caso, quindi... Mhm. Ok. Glielo passi e lo guarda per un secondo, poi le prende in mano e da come la maneggia sai benissimo, capisci benissimo, non ti serve tirare per Mhm. capirlo perché sono le tue armi, lo sai come funzionano. Capisci benissimo che sa benissimo come funzionano. Ok. Rimette dentro il caricatore, sa bene come farlo senza a una mano sola. Quando la vedo maneggiarle, sapendo cosa sta facendo, ho un minimo di... Non me le rovinare però, cioè proprio... Ok. 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 Lei ti vede sussultare un attimo e fa: non ti preoccupare, campione, e te lo rimette lì. No, no, non è questione di sfiducia, è questione che sono piuttosto legato a queste due. Sono le tue uniche armi? No, c'ho anche un piccolo pugnale, però generalmente uso queste. Capisco. Armi fidate? Diciamo di sì. Io invece noto che le maneggi bene le armi da fuoco, però evidentemente preferisci spade e coltelli. Oh sì, sì. La nobile arte degli spadaccini. E qua lo dice volutamente con un tic di... Allora, non lo dice con disprezzo, lo dice con un pizzico di ironia, cioè non Ok. è un... è un... Ok. La nuova tecnologia. In effetti posso concordare che questa faccia ci lecca un po' più spesso. Posso concordare che in effetti possono tradirti molto più facilmente. Però non mi piace proprio. Ma lo sparge lo stesso, a quanto pare. Ogni tanto, sì. Da che pulpito comunque. Io non ho detto che non mi piace il sangue. Non ha esattamente capito che tipo sei, però può intuire. Quindi ti chiede: cosa dai la caccia? Per ora posso dire che sto dando la caccia al mio passato. Ma allo stesso tempo ho preso una piccola vacanza. Ok, strano posto per fare una vacanza, Cimaro. Beh, in fondo era casa. Per me vacanza vuol dire tranquillo e senza problemi, quindi Cimaroto era il posto ideale. Allora, a quanto pare dovrei sconsigliarti di aprire il biglietto. Ok, appena dice questo, vedi proprio Zasco che fa interesting, now talk me more about this. Ok, qua abbasso la voce, Mhm. molto. E dico, perché lo sai? Due, cosa dovrebbe succedere? Per prima cosa, Duncan è arrivato quando tu ancora eri nella tua stanza, ha proprio chiamato Tanaj davanti a tutti e gliel'ha lasciato. Quindi senza Quindi, discrezione alcuna. esatto. Sembrava anche lui stesso abbastanza confuso su quel tuo contatto di cui ha parlato, quindi però Scusa, ha parlato del mio contatto? potrebbe aver nominato il fatto che non sei qui per una vacanza? Oh dai, siamo tutti in famiglia, per favore non fare così. No, non è questione di non fidarmi di voi, è questione di tutto il resto delle razze senzienti che non mi fido. Non è decisamente un buon informatore. Oppure è successo qualcosa di veramente importante. E quindi te mi sconsigli di aprirlo. Questo mi fa pensare che tu abbia esperienza con questo genere di cose. Io ti sconsiglio di aprirlo se non vuoi trovare il tuo contatto e se sei effettivamente qui in vacanza. Ma a quanto pare non lo sei, quindi dovresti aprirlo. Io ti ho detto che sono in caccia del mio passato e in vacanza. Non ho detto che sono in vacanza dalla caccia del mio passato. E prendo il bigliettino. Ancora leggi? No, lo osservo bene. Prima l'ho preso di fretta. Sì. Lo guardo bene. È proprio un bigliettino piegato in quattro. Ok, va bene. Vedo segni di usura, sporco, cose. Beh, è un po' pochino. È magari un blocco di appunti mezzo usato da Mm, Tanaj. mm. Oltre a quello, non c'è nulla di strano.
Io vorrei, ho il mantello addosso, vorrei mettermi un po' di profilo, alzare il mantello e dare solo una sbirciata, non aprirlo del tutto. Ok. Ovviamente appena vedo una scritta mi fermo, Mhm. a vedere, uno, la grafia, Sì. due, il colore dell'inchiostro, Sì. tre, la lingua in cui è Sì. scritto, e poi richiuderlo subito. Ok. Dimmi se pure devo tirare cose perché No, devo no, fare... no, no, cioè, beh, è particolare. Lei appunto è stravaccata un po' leggermente all'indietro, quindi Mm. non può vederti. Tu alzi Conosce leggermente, Duncan. tu leggermente il mantello, hai leggermente il mantello alzato e fai questa cosa. Vedi che l'inchiostro è un normale inchiostro nero. Mhm. La scrittura, adesso non è che conosci a memoria la scrittura e la grafia di Duncan, però è una normale, come dire, grafia da persona che non ha proprio imparato benissimo a scrivere Ok. a scuola con il maestro, eccetera. È una grafia quindi è una grafia abbastanza bruttina. E puoi presumere che sia quella di Duncan, non la conosci a memoria, Mm. puoi presumerlo. Tu conosci il Namariano perché hai vissuto la tua infanzia lì ed è appunto lingua namariana. Ok, quindi è qualcosa di facilmente comprensibile rispettivamente al luogo in cui ci troviamo. Perfetto, adesso voglio andare a controllare in tutte le finestre se c'è qualcuno di un po' sospetto Ok, o qualcuno che non mi convince. Anche allora, aprendo la porta, proprio voglio fare un check allora metti via il bigliettino e e recupero le pistole dal Ok, tavolo. ok. Recuperi le pistole e i proiettili, immagino, quindi. Mhm, E ti alzi per fare un check. Al che tu parti mhm. verso, penso, le finestre, fai prima le finestre e dopo esci o esci direttamente? Prima le finestre. Ok. Quando sei alla prima finestra che controlli, eh, Newell ti sta guardando ed è tipo così. Appena arrivo alla finestra mi rendo conto di quello che sto facendo, mi alzo immediatamente il cappuccio Ok, e recupero, non me la lancio perché è un casino, e recupero la maschera che mi copre solo fino al naso e ok, me la appoggio sul viso. ok. Allora, mentre stavi andando e senza cappuccio, lei ti dice: Guarda che non c'è nessuno che ti spia, campione. E quando ti tiri sul cappuccio fa. Sec, sì, no? Ed è tipo, ah, ok, nascondi la tua identità, va bene, ok. Ok. Con la destra mi tengo la maschera, non la allaccio, me la tengo su e controllo dalle finestre Mm. col cappuccio alzato. La prima non avevo il cappuccio alzato e nemmeno la maschera. L'ho Mhm. fatto quando me ne sono reso Ok. conto. Lei ti guarda. Ti ho detto che non ti spia nessuno, campione. Anche perché se qualcuno ci spiasse, lo saprei. Prima di tutto, non chiamarmi campione, le dico. Vedo qualcosa alla finestra? Ok. Città.jpg. Ok. No, ok. E mentre le sto parlando, appunto, cambio finestra e mentre mi avvio verso l'altra finestra mi allaccio definitivamente la maschera. Ok. Prima di tutto non chiamarmi campione. Secondo, il fatto che tu mi dica se sapessi che c'è qualcuno che sta spiando mi faccia pensare che tu sia la prima che abbia qualcosa di losco da fare qui dentro. E controllo l'altra finestra. Lei ha qualcosa di losco da fare qui dentro, considerando che sa che la maggior parte degli orfani che sono cresciuti da Tanaja, eccetera, non sono diventati nobili bardi. E fa la scena del tipo, tirami su intuizione, per favore. Intuition è su lucidità e equilibrio, Sì, right? sì. Perfetto, più 5. Ho 9 più 5, 14. Ok, ok. Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo, sì, qualcosa di losco, di sicuro, del tipo, siamo qua, di bassi fondi. Però vedi che si alza anche lei e prende la sua katana, se la allaccia al fianco, prende il pugnale lungo, se lo allaccia dall'altra parte, tipo Mhm. stile samurai. Guarda proprio da lontano le finestre. Domanda, si mette la katana a destra, a sinistra?
O A sinistra, sì, sì, a Ok. sinistra, a Quindi sinistra. posso presumere che sia destrorsa. Guarda le finestre da lontano e dice: Sì, come pensavo, se non vuoi fidarti. Non è di te che non mi fido. Allora, da come hai parlato, dato che ti ho fatto tirare, era genuina, era abbastanza Mhm. genuina. Magari ha reagito un po', non dico in modo permaloso quando hai detto tipo potresti essere un sospetto sostanzialmente, però hai percepito un attimo di... Nessuno apprezza la mia prudenza. cioè, nel senso No, no. questo stronzo non mi crede, cioè che cazzo sei, Mm. capito? Ehm, per lo stesso tempo ti chiedi, boh, cioè lei come fa a sapere che... cioè come fa a essere così sicura? Allora, quando la vedo alzarsi, le dico, hai mai sentito parlare di Stalker? Lei ti guarda e fammi un altro tiro su percezione, per favore. I have a very big bonus. 15 più 5 20. Ok, vedi un attimo di esitazione nei suoi occhi. Non capisci se effettivamente lo sa, se conosce o meno, però di sicuro non ti risponde subito. Quindi sei un attimo del tipo, forse lo sa. Mm. Forse ne ha sentito parlare. Però ti risponde, no. Ok, io capisco che lei ha sentito il nome di Stalker e quindi capisco che mi sta mentendo. Esatto. Ok, mi giro, la guardo fissa, proprio le pianto i miei occhi nei suoi. Piacere, sono Stalker. Mi giro e continuo a controllare gli ambienti. Lei questa volta ti guarda del tipo, ok? E da lì capisci proprio che magari ne ha sentito parlare, però non hai idea di che cazzo fai. Ok, perfetto. Ne ha sentito parlare nell'ambiente magari, Diciamo che come uno non è la prima volta che le viene il nome. esatto, come magari uno dei bambini in Tanage, però non sa esattamente cosa fai. Magari sa che sei un cacciatore di taglie perché l'ha capito dalle pistole, dall'atteggiamento. eh, Può intuire che magari sei uno bravo perché ti hanno dato un soprannome, probabilmente non sa che cacci gli incubi, capito? Mm. Una domanda. Come siamo messi a incubi in questa città? Le dico, mentre continuo a controllare, sto Ok. controllando. Incubi? Non lo so, si fottono qualche nobile? Mm. Allora c'è del lavoro da fare. Ti consiglio una cosa. Io vivo nei problemi e nei loschi affari. Quindi, a meno che tu non voglia avere problemi, non da parte mia, da quanto ho capito, io sto per aprire questo bigliettino. Se tu non vuoi essere in presenza di questo, ti consiglio di uscire. Perché io fuori non ci vado ad aprirlo. Ok. Lei era in piedi, no? Mhm. Si siede sul tavolo. Perfetto. Non sono responsabile. Lo dico proprio. E lei, non dico che inizia a ridere, però la vedi tipo... Ok. Non ho visto. Sta per dire ok, campione, ma non lo dice. In tutto questo, ho visto gente strana alle finestre? No, allora siete su una via che non è proprio principale, Mhm. però siete su un vicolo abbastanza, dal lato destro è abbastanza, non dico trafficato, però comunque c'è gente che passa, Mhm. normale. Vedi comunque passanti, gente al massimo borghese, borghese tirata, Ok. qualche mendicante, un bambino mendicante Mhm. e per il resto è tutta gente normale che non ti sembra... Ok, va bene. Anzi, vai, fammi un percezione, dai, che è meglio così. 16 più 5, 18. Ok, noti appunto un paio, no, un mendicante adulto, un mendicante bambino che non sembra stare con lui, diciamo, sta chiedendo, sta rompendo le balle ai passanti per strada. Di fronte al locale di Tanash. Sì, Ok, è strano. sta rompendo le balle, o almeno questo ti sembra un bambino sui 12-13 anni, quindi Mhm. già un po' a quell'età già sai più o meno come sopravvivere Mhm. se cresci in quegli ambienti, quindi non è proprio un bambino piccolino. Mhm. Il signore invece ti sembra molto più rassegnato perché è senza una mano e sta
allungando Mm. un contenitore verso la gente che passa del tipo molto disperato, ecco. Mhm. E ci sono diversi passanti, tra cui ti sembra di riconoscere gente che potresti ricondurre ai Peon Drav, Mhm. gente che invece è tranquillamente Nama e gente che è molto anonima. Magari pure loro Nama, però molto anonimi. Ok, va bene. Controllato questo, vorrei uscire e controllare rapidamente l'edificio dall'esterno. Ma Ok, proprio semplicemente la facciata principale, non ci voglio girare intorno per vedere se vedo cose strane. ok, Tipo finestre aperte che non dovevano essere aperte, altre cose del ok. genere. Lo fai tranquillamente. Non c'è niente di strano. Ok, Non ti faccio allora, neanche tirare perché ok, proprio... allora rientro in locanda e prima di rientrare vedo se qualcuno mi stava guardando. Avevo cappuccio alzato e maschera ancora, quindi... Ok. Il bambino ti ha notato Mhm, e ti sta guardando tipo molto incuriosito, del tipo, ma chi cazzo è una persona misteriosa? mhm, Sei gli occhioni tipo dei bambini. Però si disinteressa molto mhm, ok. velocemente e torna a rompere le balle alla gente. Allora, rientro, ha un secondo piano la locanda. Sì, dove sono le stanze? Allora io guardo solo dal basso la tromba delle scale Mhm. verso l'alto e la guardo, vorrei anche ascoltare se sento cose particolari. Sono l'unico cliente in teoria, giusto? Che io abbia visto, però vorrei comunque ascoltare se... Non ci serve tirare perché non senti nulla. Va bene. Allora, mi metto in modo da poter vedere le finestre in una Sì? parete. Mi Sì. attacco al muro. Ok. In questo biglietto c'è scritto trovato contatto, mercato nero, ore 11. Vado da Newell, a piedi rapidi. Ok. Senti, ti ci sei invischiata te, perché sei voluta restare qua. So che hai lavorato al mercato nero, non chiedermi come lo so, adesso te mi ci porti abbastanza in fretta, possibilmente. Se non hai niente di meglio da fare. Oppure mi dai le indicazioni per arrivarci. Lei si alza. Beh, dovevo andarci anch'io, dato che ho degli affari, quindi Allora, sì che ce l'hai. non mi Lo ricordo. dico proprio, no, sì che ce l'hai qualcosa da fare. Sì, complimenti campione. E proprio questa volta lo dice campione. Sappi che E questa mi chiamerà campione per tutta la sessione, indipendentemente da cosa faccia o dica, va bene. si incammina fuori molto al limite fra il tranquillo e lo spedito, cioè a Ok, passo... questa cosa dà un fastidio a Zascor terribile. Allora, perché... Allora, io da meta posso pensare che sia addirittura lei il contatto, va bene? Da Ok? meta. Però Zascor dice, allora, questa qua deve andare al mercato nero, questa qua fa traffico di roba e questa qua ci va proprio pedita e tranquilla, sono padrona di questo luogo. Sì. E lui non si capacita di questo perché lui, per il lavoro che fa, è sempre abituato a fare tutto di nascosto, tutto nell'ombra e lo mette molto a disagio starne dietro. Ok. Così tanto che dice, allora, tenere la maschera in questo caso sarebbe peggio, perché sarebbe una qualcosa che mi farebbe riconoscere, dicono porta una maschera. Mhm. Si toglie la maschera mentre la Ok. segue. Adesso lei ti dà le spalle, no? Mhm, La stai seguendo. mm, Dai suoi abiti larghi, mm, vedi che prima di uscire si apre una sorta di scialle che prima aveva attorno alla mhm, pancia quando era seduta e semplicemente se lo mette sulle spalle. Il problema è che da questo scialle mm. esce con la testolina un serpente.